Qualche tempo fa avevo portato in canale un set di pick-up della Tone Rider, che è una compagnia che produce pick-up a basso costo ma di ottima qualità. Il set di humbucker che avevamo provato adesso nella mia Les Paul, e vi avevo detto in quel video che se arriviamo a oltre 100 like potrei portare altri pick-up se siete interessati. E ho notato che adesso siamo a più di 230 like, quindi è ora che vi porto un altro set di pick-up, giusto? Così la Tone Rider mi ha mandato questa bella scatolina che andiamo ad aprire assieme. Bella carta d'imballaggio. Voilà, signore e signori. Oh, mi sono arrivati questi qua che sono un set di humbucker generator, sempre della Tone Rider. E li installiamo nella Amber CC Coco. Facciamo l'SSG Barbarian, anche perché è nuova e i pick-up sì, non sono male, devo essere onesto, non sono malaccio, però voglio vedere se tutta questa differenza di upgrade c'è, quindi faremo sia un confronto con i pick-up che ci sono adesso, sia con i pick-up che monteremo, e anche i pick-up che abbiamo installato della Tone Rider nell'altra chitarra, quindi per vedere la differenza se sentiamo qualcosa di diverso. Non andrò a fare una spiegazione sul cablaggio eccetera eccetera, però se volete magari delle lucidazioni sono felice di comunque fare un altro video a parte se avete altre domande, però vi lascio il link della Tone Rider e di questi pick-up sotto in descrizione, e se vi interessano questi contenuti iscrivetevi al canale, lasciatemi un altro po' di like sotto questo video, magari se arriviamo ad altri 200 riuscirò a farmi mandare un altro set. Ci tengo a precisare però che questo set di pick-up non l'ho comprato, me l'ha mandato la Tone Rider, anzi sono stati generosi a mandarmi il generator, però le opinioni che vedete a fine video sono sicuramente le mie, oneste, e nessuno mi ha detto cosa dire, ve lo volevo soltanto far sapere. 20 minutes later. Ed eccola qui, veramente questo giro ci ho badato veramente poco, praticamente in mezz'ora avevo fatto tutto. Cosa gli ho fatto? Gli ho fatto, vabbè, abbiamo qui il classico tono con un condensatore a orange drop, e poi abbiamo due push pull che praticamente operano il coil split per i due humbucker indipendentemente. E una cosa che volevo anche dire è che comunque esteticamente mi piacciono di più i pick-up cromati che ne quelli neri, ma questa è una scelta personale, però volevo farvelo notare che secondo me è più bella così. Ma ciancio le bande, come suonano questi pick-up? Una cosa che non vi ho detto, soprattutto importantissima, sono due pick-up che montano dei magneti al Nico 5. Io direi di cominciare proprio dal pick-up al manico. Sinceramente ha un bel pulito e non mi è dispiaciuto. Adesso vi faccio sentire qualche suono. Come sentite, insomma, sì, è un bel suono corposo, ricco di armoniche, e diciamo che anche nella descrizione che ci viene data dalla Tone Rider dicono che è un pick-up, insomma, molto consono sia per il blues che per il rock, e concordo. Mentre con il coil split, in caso siate curiosi, diciamo sì, comunque ritiene comunque più o meno la caratteristica del suono, rimane un pochino più fievole come da classico, come da copione, non sarà mai una Stratocaster, questo ce lo tengo a dire, lo dico sempre praticamente, però fa il suo lavoro. Passiamo all'humbucker al ponte. Questo è veramente una bestia perché ha un output molto molto alto, stiamo parlando di una resistenza soprattutto di 15 o qualcosa, se non mi ricordo male. Onestamente i puliti non sono la sua forza, però se pensate che comunque il suono sia troppo forte, diciamo che volete diminuire l'output, basta soltanto abbassare il volume e i suoni sono abbastanza utilizzabili.
azionando il coil split invece abbiamo sì comunque quel suono classico da single coil, e non so il perché mi faceva venire voglia di suonare un po' di funk. Ma essendo comunque un pick-up hot, come si può chiamare, il punto di forza comunque rimangono i suoni distorti e soprattutto nelle parti rock. Vi faccio sentire un pezzettino. Però una cosa da tenere in considerazione, vorrei fare un confronto tra questa chitarra e la mia Les Paul che ho qui dietro, che monta sempre un set della Tomb Raider, però questi sono un set Birmingham, che sono praticamente un set un po' più vintage. Sentite, è molto più graffiante, anche se i due pickup montano entrambi un magnete al Nico 5, la differenza si sente come. Abbiamo sì, va bene, la Les Paul che comunque ha un suono più rotondo e un output più dinamico, diciamo. Invece il pickup generator è proprio un pickup incavolato che spinge l'amplificatore, ci dà molto più gain e soprattutto si sentono le frequenze medio-alte molto più in risalto, il che in alcune applicazioni può dar fastidio, però diciamo che visto che il pickup comunque è stato progettato, ideato per comunque il rock, quello un po' spinto, quello tipo quello degli anni 80, quello degli anni 90 anche, tipo anche Van Halen per esempio, se lo vedo bene per fare quello, ha il suo perché. Fatemi sapere quale dei due vi è piaciuto di più. Ovviamente sono due pickup diversi, si possono utilizzare per applicazioni diverse. Infine volevo fare un confronto tra il pickup che ho qua e il pickup che avevo prima. Andate a sentire, questa è una cosa abbastanza interessante. Considerando che ho utilizzato praticamente la stessa catena, la stessa patch e l'ho registrati entrambi nella stessa traccia, possiamo sentire ci sono un po' di differenze. Sempre questo qua è un pochino più compresso, lo sento un pochino più compresso, molto più compresso anzi, e comunque si sente che le medio-alte sono sempre più presenti, mentre nell'altro gli manca qualche frequenza. In conclusione, per chi sono questi pickup e ne vale veramente la pena? Dunque il set generator è sicuramente un buon set di pickup se avete magari una chitarra un po' economica e volete fargli un upgrade che non costa troppo. Soprattutto se cercate di ottenere dei suoni distorti, tipo comunque rock, hard rock e anche un pochino sul metal, direi veramente ottimo set.
Sono abbastanza definiti, però ho sentito set di pickup ancora più ben definiti di questo. Infatti non li utilizzerei personalmente parlando per farci, non so, il metal, quello proprio tipo moderno, tipo, non so, i periferi o che dir si voglia. Comunque quando utilizziamo delle accordature molto basse credo che perderà di definizione anche di più. Non è un set super versatile, questo vuole l'amplificatore ad high gain, vuole suonare rock, vuole suonare un po' di metal, però non è un pickup insomma straversatile. Sicuramente la Tomb Raider avrà altri pickup che sono più versatili di questo, però sì, non diciamo che fa un lavoro e lo fa molto bene. Ma fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo set. Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Avete preferito l'altro? E se non avete visto il video che ho dedicato appunto al set di Humbucker Birmingham, vi lascio il video proprio qua. Però nel frattempo vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia stato utile. Se lo è stato non scordate di lasciarmi un pollicione in su, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un altro video. Ciao!